Ready Player One. Il giocatore numero 1 è pronto. Questo per introdurre scherzosamente con questo gadget l'ultimo film di Steven Spielberg, che è appunto Ready Player One. Un film, lo dico subito, straordinario, perfettamente diviso fra la realtà virtuale e la realtà cinematografica. Una realtà cinematografica che possiamo definire aumentata proprio come se fosse una realtà che lievita al contatto sia della bravura, della fantasia e oserei dire del delirio di Spielberg, sia proprio perché fa parte della materia del film, questo dividere il mondo in due realtà. La storia si basa su un romanzo che è stato per 100 settimane nella lista dei bestseller e che si chiama appunto Ready Player One, giocatore numero 1 pronto, e racconta questa storia in cui il mondo del 2045 è talmente devastato, talmente orribile, talmente ridotto un insieme di rifiuti, di inquinamento, di polluzione, che la gente preferisce vivere nella realtà virtuale. Una realtà virtuale creata da un super videogioco che si chiama Oasis, l'oasi proprio dello spirito e della mente. Il proprietario e l'inventore di questa Oasis, che si chiama Halliday, è un miliardario divenuto tale proprio per aver creato questo gioco, che muore senza lasciare eredi. La sua eredità sarà destinata a colui o a coloro che all'interno di questa realtà virtuale che ormai domina il mondo troveranno 3 chiavi che apriranno il mistero che è dovuto a quelli che sono definiti nei giochi virtuali gli easter egg, le uova di Pasqua. Cioè, aprendole ci sarà dentro una sorpresa, e queste uova di Pasqua sono nelle stanze segrete, nei posti più recessi del videogioco. Quindi l'intero pianeta si scatena alla caccia di questi easter egg, di queste uova di Pasqua, che permetteranno di avere un'immensa ricchezza e un immenso potere. Chiaramente tutto questo è una metafora del mondo contemporaneo, una metafora di un mondo in cui tutti cercano di guadagnare e di sopravvivere giocando sia in senso fisico che giocando con se stessi, giocando con la propria vita, giocando con le proprie menzogne, giocando con i propri alibi. Ognuno cerca di essere quello che non è per poter vincere qualcosa che non si sa. Ecco, in questo assurdo mistero, in questo incastro infinito fra le possibilità del videogioco, le possibilità della vita reale, le stanze segrete di questo gioco, le sorprese che ci sono, gli enigmi che troviamo, e che tutto questo è di nuovo una metafora della metafora, cioè un grande gioco risolto con una splendida fotografia da parte e una splendida scenografia e uno splendido montaggio da parte della solita squadra di Spielberg, che sono chiaramente il montatore, lo scenografo, il truccatore di Salvate il soldato Ryan e di tanti altri film, dei Predatori dell'Arca Perduta, e quindi è gente collaudata, bravissima, straordinaria, che ha potuto lavorare sbrigliando la propria fantasia. Quindi c'è questa realtà che il direttore della fotografia rende con colori diversi, addirittura la realtà virtuale è girata in digitale, in super digitale, e quindi dà colori vivissimi, è un paradiso praticamente, un paradiso che può diventare un inferno e si può incrociare con le dannazioni dell'anima, perché ognuno poi si riflette all'interno di questo gioco se stesso. È una realtà bruta, girata in pellicola, con una pellicola desaturata, che praticamente rende il mondo forse più brutto di quello che è. Fra questi due contrasti, fra questi due universi, giocano i nostri piccoli protagonisti, i quali anche loro sono quelli che non sono davvero,
ma che cercano di essere. E in questo eterno rincorrere fra fantasia, ipotesi di fantasia, avatar, finzione di se stesso, realtà e menzogna, è tutto questo impianto straordinario che Spielberg riesce a costruire come un grande albero di Natale, pieno di doni per tutti i cinefili, perché sono le citazioni di Shining, di Ritorno al futuro e di tanti altri film, perché ogni volta, come ripeto, ogni cosa non è quello che sembra, ma all'interno di ogni cosa c'è una sorpresa che ne rivela un'altra, poi un'altra, come un infinito gioco di scatole cinesi. La definizione di Spielberg mi sembra abbastanza suggestiva, lui dice che Oasis è il luogo dove tutti vorrebbero essere, soprattutto perché è il luogo dove tutti possono essere quello che vorrebbero essere. Questo è il mito, l'incanto e il miraggio del gioco. In realtà Spielberg dà un'altra definizione, molto più sottile e molto più divertente. Lui ha voluto fare un film in cui il ritmo è talmente veloce che fa rizzare i capelli mentre si corre verso il futuro. Grazie.